Benvenuti sul mio canale. Oggi per la rubrica di punti e spunti vi presento questo punto che è veramente meraviglioso. È un punto molto adatto per sciarpe, stole, maglie, copricostumi quando se arriverà la stagione calda, speriamo presto. In ogni caso la spiegazione del punto c'è. Quando tornerà utile, chi vorrà lo farà. È un punto davvero tanto semplice, adatto anche a chi è alle prime armi. Senza aggiungere altro, vi lascio la spiegazione del punto. Per questo punto avremo bisogno di un multiplo di 6 più 1. Andrò a montare 42 più una catenella, quindi 43. Fatte le 43 catenelle, ne faccio un'aggiuntiva per tornare indietro. Dopodiché entro nella seconda catenella partendo dall'uncinetto con quello che va in sostituzione del mio punto alto, quindi faccio punto basso su punto basso. Se voi però siete comodi usare il sistema delle 3 catenelle o 2 catenelle o punto basso, 2 catenelle eccetera eccetera, fate pure come siete abituate. Aggiungo 3 catenelle di separazione, ne salto 2 di base, entro nella terza, faccio un punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, prendo il filo, conto 1, 2 e 3, entro nella terza catenella utile, faccio un punto alto. Di nuovo aggiungo le 3 catenelle, conto 1, 2, 3, entro nella terza catenella utile con un punto basso. 3 catenelle, filo sull'uncinetto 1, 2 e 3, entro nella terza, punto alto, 3 catenelle, di nuovo 1, 2, 3, entro nella terza, punto basso, vado a fare le mie 3 catenelle ancora, filo sull'uncinetto, 1, 2 e 3, entro nella terza, punto alto, e la riga andremo a farla tutta in questa maniera: 3 catenelle di separazione alternati da un punto basso, la riga la andremo a concludere così. Ho fatto il punto basso, adesso mi mancano 3 catenelle, 1, 2, 3, quindi vado a fare le mie 3 catenelle di separazione, entro nella terza catenella utile che è anche l'ultima della riga e faccio il mio punto alto. Dopodiché passo a fare la riga numero 2, quindi entro nel primo punto utile, vado a fare il mio punto basso su punto basso o partite come siete più comode, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto che ho subito qua sotto e faccio un punto alto. Aggiungo 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto successivo e faccio un punto alto. Filo sull'uncinetto, entro nel punto alto con un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo con un punto alto. Praticamente dovremmo avere un gruppetto di 3 punti alti, il numero 1 fatto nell'archetto che abbiamo prima del punto alto della riga sottostante, il numero 2 sul punto alto, il numero 3 nell'archetto successivo. Dopodiché aggiungiamo le 5 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, punto alto, entro nel punto alto, entro nell'archetto successivo, vado a fare il mio punto alto numero 3 che è anche l'ultimo del gruppo. Di nuovo le mie 5 catenelle, prendo il filo, vado nell'archetto che viene dopo, punto alto, vado nel punto alto della riga sottostante con un punto alto, vado nell'archetto che viene dopo, vado a fare il punto alto numero 3 che è l'ultimo del gruppo. Aggiungo le mie 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, mi faccio il mio bel punto alto, entro nel punto alto, faccio un punto alto, prendo il filo, entro nell'archetto successivo con un punto alto e ho finito il mio gruppo. Faccio le mie 5 catenelle, salto nell'archetto che viene dopo, faccio il mio punto alto,
entro nel punto alto, faccio il numero 2, entro nell'archetto successivo, faccio il numero 3, faccio le mie 5 catenelle, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto dopo, punto alto, vado nel punto, faccio il punto numero 2, vado nell'archetto dopo, faccio il punto numero 3, che è l'ultimo del gruppetto, vado a fare le mie 5 catenelle, qui siamo alla fine della riga, quindi entro nell'ultimo archetto utile con un punto alto, prendo il filo e vado sull'ultimo punto a chiudermi con un punto alto. Abbiamo fatto la nostra riga numero 2, ora giro il lavoro e partiamo con la riga numero 3, che non è nient'altro che la ripetizione della riga numero 1, solo che al posto di lavorare su sole catenelle lavoriamo anche sui punti e vediamo come. Io ho iniziato con quello che va in sostituzione del mio punto alto, quindi punto basso su punto basso, aggiungo 3 catenelle di separazione, così come abbiamo fatto nella riga numero 1, vado a posizionarmi nell'archetto che ho subito dopo, formato dalle 5 catenelle con un punto basso. Faccio le mie 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale dei 3, nel numero 2, quindi l'1 lo saltiamo, il numero 2 e facciamo un punto alto. Vado a fare di nuovo le mie 3 catenelle, entro nell'archetto che abbiamo subito dopo, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto numero 2, quello centrale del gruppo di 3, faccio un punto alto, 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto centrale, quindi il primo lo salto, entro nel secondo, faccio un punto alto, 3 catenelle, archetto, punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, punto nel punto centrale e faccio un punto alto. Di nuovo 3 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso, 3 catenelle, prendo il filo, vado nel mio punto alto, il numero 2 del gruppo di 3 della riga sottostante, faccio un punto alto, di nuovo 3 catenelle, mi infilo nell'archetto, faccio il punto basso, faccio ancora le mie 3 catenelle, vado a fare il mio punto alto nel punto di mezzo dei 3, 3 catenelle, entro nell'archetto, faccio un punto basso, 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'ultimo punto utile con un punto alto. Praticamente il lavoro da fare è tutto qua. Ora andremo a ripetere la riga numero 2, praticamente alterneremo la riga numero 2 e la riga numero 3. Quindi riprendo il mio uncinetto e il mio lavoro, salgo con i miei 2 punti bassi incolonnati, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto qua sotto e faccio il mio punto alto. Di nuovo faccio le mie 5 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo, faccio un punto alto, vado sul punto alto, faccio un punto alto, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto dopo, faccio un punto alto, di nuovo le 5 catenelle, filo sull'uncinetto, salto nell'archetto successivo, faccio il mio punto alto, entro nel punto alto con un punto alto, entro nell'archetto successivo con un punto alto e continuo con le mie 5 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto successivo, punto alto, entro nel punto alto, entro nell'archetto dopo, punto alto, e andiamo avanti a lavorare in questa maniera. Io vado avanti a lavorare un altro po' per avere un campione un pochino più grande. Ho lavorato ancora un pochino e ci ho fatto caso, ho preso un filato sfumato, ma penso che si capisce lo stesso
il punto. Ora dovremo però andare a vedere, siccome tende ad allargarsi, dovremo andare a vedere come pareggiare il bordo. Facciamo finta che questa è una stola, quindi facciamo finta che abbiamo le nostre misure da stola e il penultimo giro sarà quello dei 3 punti alti e le catenelle. Andremo poi a finire come abbiamo iniziato, quindi faremo intervalli di 2 catenelle tra un punto basso e un punto alto. Cosa facciamo? Partiamo con quello che è il nostro primo punto alto, quindi mi faccio i miei 2 punti bassi incolonnati e anziché fare 3 catenelle ne faccio solo 2, dopodiché entro nell'archetto delle 5 catenelle con un punto basso, mi sposto con 2 catenelle ed entro nel punto centrale dei 3 punti alti con un punto alto, dopodiché faccio ancora 2 catenelle, entro nell'archetto e faccio un punto basso, 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel punto alto, faccio un punto alto, faccio ancora 2 catenelle, dopo ho l'archetto, faccio il mio punto basso, 2 catenelle di separazione, filo sull'uncinetto, punto centro, punto alto, 2 catenelle di separazione, entro nel punto basso, nell'archetto faccio un punto basso. In questo modo andiamo a raddrizzare quello che è il nostro pannello, stola, sciarpa, quello che volete fare. Tende a stringersi e si raddrizza. Ci vediamo quando ho finito il pezzetto di riga. Ho lavorato il mio ultimo punto basso, ora vado a finire con 2 catenelle e chiudere il lavoro con un punto alto. E così abbiamo raddrizzato il nostro pannello. E con questo il campione è fatto. Guardate la bellezza di questo punto, è veramente spettacolare. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.